Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il terzo degli interattivi infrasettimanali. Si ricorda di te. Prima di prepararti le varianti voglio ricordarti che questi sono comunque interattivi e che come tali non sono consulti personali, possono risuonare del tutto o in parte, oppure magari semplicemente in questo video non c'è una risposta per te. A me succede talvolta con i video di colleghi anche stimatissimi e bravissimi. Quindi tieni presente, perché ho visto negli ultimi commenti un po' che questi comunque sono interattivi, possono addirittura fotografare le energie del momento, ma magari per l'evoluzione più precisa è necessario fare un consulto personale con me o con un'altra persona, quello credo poi a tua discrezione. Però ti ripeto, avendo visto dei commenti ultimamente ho scelto di fare questo preambolo. Andiamo a vedere se la persona a cui stai pensando ti ricorda ed eventualmente cosa ricorda e cosa vorrebbe fare se lo farà. Pensa ad una persona, puoi scegliere anche tutte e due le varianti per due persone diverse. Fama, ce la teniamo. È successo anche nell'interattivo di mercoledì. Variante numero 1, variante numero 2. Andiamo a mettere anche un oracolo del Woodland Wardens. Continua a pensare alla persona o alle persone associando le varianti. Fama comunque una carta di notizie, quindi in entrambi i casi qua avrai notizie, questo ce lo dicono. Andiamo all'identificazione, facciamo la Dumortierite per la prima e poi facciamo il Diaspro Leopardo per la seconda. Le hai già viste mentre scorrevano i titoli, comunque te le faccio rivedere. Dumortierite per la prima, Diaspro Leopardo per la seconda. Ti do qualche secondo e poi parto con la Dumortierite. Ok, Dumortierite, vediamo se la persona si ricorda di te ed eventualmente cosa vuol fare. Pizia, la profezia, il girino e il loto. Per la prima volta l'ho tradotto bene, perché frog è rana, però nel manualetto effettivamente fa riferimento al girino. Allora, la carta di Pizia è una carta che può parlare appunto di diciamo di divinare sul futuro, in quanto è associata all'idea di profezia. Ora, mi fa pensare al fatto che con ogni probabilità questa persona ha in mente di tornare, anche perché probabilmente si ricorda di te. Certo, la carta di Pizia principalmente va a parlare del fatto che proprio in riferimento a quello che era il tempio della Pizia, il tempio di Apollo a Delfi, Gnotis Auton, conosci te stesso, è l'insegnamento più importante. Ora, questo mi fa pensare ad una cosa. Il conosci te stesso, dato che qui stiamo parlando di un ricordo, potrebbe essere soprattutto un amore, un qualcuno che ti ricorda in quanto... perché qui si parte dal presupposto che qualcuno non sia più con te, che ti ricorda in quanto magari eri specchio preciso di lui o di lei, quindi un qualcuno che comunque ti ricorda in quanto completamento. Questo mi viene da dirti. In effetti la carta dice che conoscere se stessi significa essere in sintonia con i sentimenti più profondi dell'inconscio, quindi qua probabilmente veramente ci sta parlando di un qualcuno che ti vede come suo naturale completamento e quindi ti ricorda come. Tra l'altro lo scendere in se stessi può anche significare lo scendere nei propri
ricordi, quindi ricordi, se qui la domanda è se si ricorda di me, assolutamente sì, direi che se ne ricorda, e anche spesso con una carta di Pizia che ci va ad aprire tutto. Fra l'altro Fama è appunto una carta che parla di prossime notizie da questa persona, non ti dico la prossima settimana, ma comunque abbastanza presto, secondo me sì. È una persona che è profondamente cambiata o cambiato dal momento in cui vi siete visti l'ultima volta, perché il girino e la rana e il fiore di loto parla del fatto che comunque si deve accettare di cambiare, si deve accettare di evolvere, e probabilmente qui c'è un qualcuno che proprio grazie a quello che è l'insegnamento avuto dalla vostra frequentazione, relazione, posso aggiungerci amicizia se proprio non chiedi per l'amore, è profondamente cambiato o cambiata. Addirittura potrebbe, nel caso oggi esiste 1000 diavolerie per spiare la gente, nel caso ti spii sui social, potrebbe vedere quanto tu sei cambiato o cambiata, soprattutto a livello caratteriale, perché il girino e il fiore di loto ci parla appunto del cambiare interiormente per poi attrarre cambiamenti esteriori. Quindi sì, qui c'è qualcuno che ti ricorda in maniera anche abbastanza, secondo me, morbosa. Vediamo un pochino cosa vuol fare questo bel casetto umano che abbiamo appena finito di descrivere. La forza, e caspita se ti ricorda, sì, la forza è proprio il vincolo mai interrotto. Il 5 di bastoni, l'8 di denari, il 9 di spade. Qui c'è un qualcuno che ti rimpiange, no? Che ti pensa o che si ricorda. Il 9 di spade addirittura può essere un qualcuno che ti sogna. 5 di bastoni lo vedo come un cercare di trovare il modo per ritornare, perché l'8 di denari è un po' la quotidianità, il 5 di bastoni sono i tentativi. Quindi qua potrebbe anche cercare di capire come reinserirsi nella tua quotidianità. Magari ha fatto anche dei tentativi, oppure li ha fatti ma poi non il classico scrivo il messaggio ma poi non lo mando. E infatti vedi asso di bastoni. Sì, qui mi sa che messaggi abortiti ce n'è più di uno, o email o telefonate che non sono mai andate a buon fine. 3 di coppe, vedi. Qui tra l'altro però, se si tratta di amore, c'è un qualcuno che è già impegnato, e ti spia, si limita a spiare. Allora, qui c'è un qualcuno che si ricorda di te, in un certo senso ti rimpiange, potresti avere comunicazioni in merito a quello che fa lui o lei, ma da terzi, secondo me, perché qui c'è un qualcuno che probabilmente sta vivendo un'altra situazione, soprattutto in amore, ti ripeto, ma che ti spia, ti guarda, ti osserva, ti tiene, non ti molla, cioè qualcuno morbosetto anche abbastanza, vediamo se andando avanti c'è la possibilità che ti si riveli, ma per ora l'intenzione non c'è, cioè sì c'è, non c'è il coraggio, non ci sono gli attributi, dai. Perché qui c'è un qualcuno che soprattutto pizia, quindi in solitudine, nel profondo, magari non lo dice a nessuno, però qui potresti essere messo o messa a conoscenza di questa cosa tramite terze persone. 3 di coppe, 7 di bastoni, 6 di bastoni. Vedi, allora mi parte sempre bene, perché mi parte, a parte in cima,
mi parte con un asso di bastoni, un re di coppe che comunque anche a livello di empatia, a livello di anche di riconoscere magari gli errori che una persona o due persone possano aver fatto in precedenza, ok, va tutto bene. Poi mi arriva sul 7 di bastoni, no, io questa scelta che non mi si confà non la faccio. E poi addirittura mi arriva su un 6 di bastoni, che è una carta di chi si mette in luce, però anche la carta di chi guarda, cioè nel senso è la carta del VIP e sopra c'è un fante di spade, quindi qui c'è un qualcuno che comunque ti tiene d'occhio perché è addirittura geloso o gelosa. Sì, non lo vedo muoversi in realtà, possibile le notizie tu le abbia o da amici comuni o da conoscenze comuni, oppure la forza mi può rappresentare anche i social, anche il fante di spade me li può rappresentare, però sta male, qui è mi piego ma non mi spezzo, no, è il contrario, mi spezzo ma non mi piego, cioè qui è veramente una bella capatosta qua, però sì, si ricorda di te, vorrebbe poter trovare un modo per riprendere i rapporti, ma non ha gli attributi per farlo ancora e si limita a spiacchiare nascosto come un topo dietro la tastiera. Al femminile non posso dirlo topo perché poi YouTube mi blocca, però sì, ogni tanto qualche battuta ci sta. Io ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Alla luce di fama, carta di notizie, andiamo a vedere se la persona a cui sta pensando la variante 2, quella del diaspro leopardo, appunto se la persona ancora ti ricorda, si ricorda di te ed eventualmente cosa potrebbe fare oppure no. Carpo, Summer Fruit. Qui mi sa che presto potresti avere notizie. Il cavallo e la campanula. Allora, sono due carte un po' in contrasto fra loro, perché Carpo, i frutti dell'estate, in realtà parla del dopo estate, quindi del periodo che stiamo vivendo ora, l'autunno. Anche i colori della carta ce lo dicono chiaramente. Però ci dice che i frutti saranno raccolti a suo tempo. Ora, questo potrebbe significare che in questo autunno potresti avere notizie da questa persona che comunque agisce con calma. Vedi, il cavallo e la campanula ci dice che tutto sarà fatto a suo tempo. E te lo auguro, perché sennò vuol dire che è il prossimo autunno. Oppure ti posso dire alla fine dell'autunno, però ho più paura che se non è quest'autunno sarà il prossimo. Ora, qui c'è un qualcuno che secondo me si ricorda, però in questo momento grande decisione non la vedo. Tuttavia, l'intera lettura, sia per la prima che per la seconda variante, viene aperta dalla carta di fama, quindi comunque delle notizie ci sono. E anche la carta di Carpo rappresenta i frutti di un'attesa, e quindi qua sicuramente o tu o lui o lei che sia attendete il momento per poter cogliere questi frutti. Però ancora sembra che questo momento non arrivi. Andiamo a vedere col Samerami Tarot, per te che hai scelto la variante del diaspro leopardo. L'imperatrice. Il re di coppe, sì, ricordare si ricorda, e come? L'asso di coppe, l'asso di denari.
la giustizia, l'eremita, la luna. Allora, ricordare si ricorda, probabilmente si tratta di una persona, soprattutto se stiamo parlando di amore, che anche in questo caso è già impegnato o impegnata, oppure addirittura in alcuni casi potrebbe aver avuto un impegno che però si è concluso, asso di coppe su eremita, la giustizia anche sul re di coppe, comunque, quindi potrebbe parlarmi di una situazione uomo o donna che sia, che appunto considerava un'unione di convivenza, di fidanzamento ufficiale, in alcuni casi di matrimonio, con un asso di coppe e un asso di denari, per carità. E si ricorda assolutamente, il re di coppe comunque è un sì, al punto che secondo me qui vorrebbe l'incontro, perché poi la giustizia è anche una carta di incontro, però un po' come l'imperatrice, che è una carta di grande energia, ma in alcuni casi di grande energia che viene dispersa, qui è possibile che la cosa si faccia attendere, perché poi c'è una luna. Addirittura qui potrebbe essere una persona che, se vuole l'incontro, non è che perché sei l'amore della vita, in realtà è perché fondamentalmente c'ha anche in questo caso un po' di visione morbosa con una luna, e potrebbe questo incontro avvenire alla luce di un'altra relazione ufficiale che la persona ha. Quindi qui c'è una persona che comunque ha fatto la sua strada e comunque c'ha altre frequentazioni, altre relazioni. L'incontro lo vorrebbe fare, non lo farà subito, perché è un qualcuno che comunque al momento non ha intenzione. Vedi, anche la carta qua ci dice aspetta, e la luna in fondo uguale. Comunque non è un qualcosa che la persona farà subito, e comunque qui sarà fatto, la persona in realtà è un po' bugiardo o bugiarda e probabilmente eviterà di metterti al corrente, magari già tu lo sai, però eviterà di metterti al corrente del fatto che comunque ha una storia, o comunque sta chiudendo una storia, o comunque ha una relazione aperta, insomma eviterà accuratamente di dirtelo. Però qui, molto più in qua, secondo me, c'è un incontro, c'è proprio un riprendere, più che un incontro, un riprendere i contatti. Voglio chiarire sta luna, perché qui c'è un qualcuno che fondamentalmente, secondo me, allora nella prima era apparsa la gelosia della persona, qui c'è proprio il marcio, la possessività, qui c'è proprio la relazione tossica, mi viene da dire. Anche qui non sarà per tutti, però l'azione tossica mi sta più con una luna, 9 di denari, 2 di bastoni, 2 di denari, vedi? Allora, qui c'è un qualcuno che, siccome la domanda è si ricorda di me, sì, ok, 9 di denari, la sua autonomia rispetto a te, quindi l'aver comunque lasciato una situazione di amicizia, di coppia, di frequentazione, di quello che ti pare, è messa in discussione, 2 di bastoni, per un ritorno sui propri passi. Però qui ce ne vuole. Sì, qui ce ne vuole ancora un po'. Bisogna vedere se qui tu hai la pazienza di aspettare questa persona che mai si decide. Anche perché, ti ripeto, sembra una persona abbastanza, non sarà per tutti, con tratti caratteriali abbastanza tossici, ammesso che non succeda veramente questo autunno, ma in realtà poi c'è di nuovo un fermo, perché è un qualcuno che qui se la prende comoda. L'idea c'è, vedi, ma se la prende molto comoda. Te l'ho detto prima, il rapporto tossico, il diavolo, il 7 di spade,
la stella. Allora sì, qui c'è un qualcuno che se la prende comoda, rientrerà, ti ricercherà, ma non è libero, non è libera. È un qualcuno con cui ci può essere un coinvolgimento, ma che difficilmente poi potrà essere portato alla luce del sole, perché qui c'è qualcuno che, anche se fosse divorziato o divorziata, in realtà proprio libero non è, o libera, perché magari ha ancora troppi vincoli con il partner o la partner precedenti. Quindi sì, qui c'è qualcuno che ci mette un po' di più, però si ricorda di te, e probabilmente, se non usciva la carta di fama, in generale sulla stesura ti avrei detto qui c'è un qualcuno che non sentirai più. Però un asso di denari, 2 di denari, una stella, a suo modo anche una luna, carta di memoria, ci dicono sì, è possibile che qui arrivino presto notizie che inizialmente secondo me lasciano un po' il tempo che trovano. Però anche il fatto che avevi 2 assi mi fa pensare al fatto che qui c'è un qualcuno che ha 2 situazioni parallele. Mi farai sapere, io comunque ti auguro ogni bene, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo domenica.